Per il pan di Spagna ci serviranno 4 uova, 150 g di zucchero, 110 g di farina, 30 g di cacao amaro e mezza bustina di lievito per dolci. Iniziamo. Quindi in una ciotola rompiamo le uova, sbattiamo bene le uova, aggiungiamo 150 g di zucchero, mettiamo anche la farina, 110 g, e il cacao amaro, 30 g. E aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolci che corrispondono a 2 cucchiaini. Adesso questo impasto lo sistemiamo in questa teglia e lo allarghiamo per bene. È una teglia 35-35. L'allargo per bene con la spatola, quindi lo inforniamo e lo facciamo cuocere per 15 minuti a 170 gradi col forno ventilato. Mentre il pan di Spagna cuoce, prepariamo la crema di farcitura. Ok, queste sono 150 g di torroncino, ok, quello bianco dentro col cioccolato fondente fuori, e lo trito. Faccio pezzetti piccolini. Montiamo la panna, che deve essere ben fredda, ricordatevi sempre quando montate la panna. Aggiungiamo 250 g di mascarpone alla panna montata. Adesso aggiungiamo il torrone e anche la crema di farcitura è pronta. Passato il tempo, tirate fuori il pan di Spagna dal forno, lo lasciate completamente raffreddare. Ok, la crema ce l'avete pronta, so che è questione di 5-10 minuti. Quindi tiriamo fuori il pan di Spagna dalla teglia, togliamo la carta forno, quindi appoggio sopra il pan di Spagna un altro foglio di carta forno e giro. Vedete? È un pan di Spagna a tutti gli effetti, quindi adesso lo possiamo tagliare. Facciamo lo zuccotto. Ok, quindi ho tagliato il pan di Spagna di prima in strisce e utilizzo questo per affoderare questa ciotola. Quindi cosa faccio? Metto le strisce tutte quante all'interno, tagliandole, aggiustandole, e facciamo sto lavoro. Ho sistemato tutto il pan di Spagna all'interno della mia ciotola di vetro. La solita bagna al rum, la stessa di prima, inzuppiamo bene. In questo caso la crema non la mettiamo nella sacca a poche, la stessa quantità che abbiamo fatto prima, ne mettiamo la metà più o meno all'interno dello zuccotto. Metà dentro e mettiamo uno strato di pan di Spagna anche al centro. Quindi possiamo utilizzare questi pezzettini che erano avanzati di prima. Un'altra po' di bagna. E si copre. E adesso andiamo a coprire con l'ultimo strato. Un'ultima bagnatina. E adesso chiudiamo con la pellicola. Con le mani presso, in modo che diventa tutto bello omogeneo. Lo mettiamo in frigorifero a rassodare per almeno un paio d'ore. Sono passate le 2 ore, possiamo togliere la pellicola e impiattare il nostro zuccotto. È
È già bello di suo così, potremmo dare una spolverata di zucchero a velo e portarlo in tavola, però se vogliamo fare una cosa un pochettino più, insomma, carina, possiamo decorarlo con dei ciuffetti di panna. Facciamo veloce veloce. Pensavo di decorarlo un pochettino sopra e un pochettino intorno, quindi molto velocemente, e faccio tutti i ciuffetti. In questo caso utilizzo una punta a stella. Mettiamo tutti questi ciuffettini di panna intorno. E li mettiamo anche sopra.